sure to tell you who I am. I'm Chris Campbell. Come sapete mi chiamo Chris Campbell, I live in Dublin, lavoro e vivo a Dublino, where I work most of the time. dove lavoro la maggior parte del tempo. And I came across John Wordham by accident in 1984. Ho incontrato Mr. Wernham casualmente nel 1984 when I was cycling through the south of England. quando stavo attraversando il sud dell'Inghilterra in bicicletta. And I've been cycling and camping. I needed a treatment. Facevo sia bicicletta ma anche campeggiavo durante le pause, però avevo bisogno di un trattamento. And a friend of a friend's sister was an osteopath in Ramsgate. E un'amica di un'amica di un'amica era un osteopata in Ramsgate, che è una località lì vicino. So I called in and see if I could have a treatment. E la chiamai per avere un trattamento. And she said, well, if you're here and you're interested in osteopathy, it would be a treat to have a treatment from Mr. Wernham. He's the best there is. E lei mi disse, guarda, se sei interessato a un trattamento osteopatico come si deve, disse, ti potrei fare incontrare Mr. Wernham, che è il migliore qua nella zona. Ma pur questa era un'osteopata classica? Un po'. Questa donna? I don't know. E chiedimi. Was the sister of the sister a classical osteopath or just... Well, she had been trained by Wernham and Hall, so... Era stata, sì, a fianco di Mr. Wernham, quindi l'aveva conosciuto. Diciamo così. Being rude, she was also a little bit mad, but who isn't? But she told me that I would never get a treatment from him because he was retired and he was so busy, so there was no point in ringing. Ma dice, mi disse anche che non era facile trovare Mr. Wernham perché intanto era in pensione già al tempo, ma comunque era talmente occupato che non era facile trovarlo, insomma. So, but anyway, we rang him up and I got an appointment the next day. E quindi riuscì a chiamarlo e ad avere un appuntamento per il giorno successivo, fui fortunato. So, that was quite fortuitous and È stata una cosa fortunata, disse. So that's how I met Mr. Wordham, and I can remember walking up the hill in Maidstone. It's quite a steep hill from the railway station. E mi ricordo che incontrai Mr. Wernham e che camminavo verso il college dalla collina, insomma parecchie colline là. And even though I was younger than I am now and relatively fit, I could cycle 150 miles a day, no problem. I found it very hard to walk up that hill. I was out of breath. Lui aveva il fiatone. Mi disse che nonostante che a quel tempo fossi più giovane di adesso e anche in forma perché pedalavo per 150 miglia al giorno, però disse facevo fatica a camminare lungo questa collina. And I think I had a treatment like that before. I'd had chiropractic and other treatments, but nothing that came even close to that first treatment from Wernham. Nonostante avessi avuto nel tempo, dice lui, degli altri trattamenti anche da chiropratici, ma nulla fu così illuminante come il trattamento di John Wernham. So I decided then that that's what I wanted to study. So. Quindi mi fermai a questo punto e decisi di capire, di saperne di più. And the timing was fortuitous because he had just started his own college. Era un momento impegnativo, lui aveva appena iniziato il suo college. Having finally broken away from the European school. Si era appena separato dalla European School, sempre di Maidstone. Well, you know the arguments that went on there, I'm sure. Sapete tutto quello che successe in quegli anni, no? Sono sicuro. So we were fortunate in our group that we had had a year before us, but they had disintegrated, and there was only one of them left, so he amalgamated that into we were the first year of his college. Beh, quindi ci fu una serie di avvenimenti, disse lui, fortuiti, che ci portò una serie di persone a convogliare
nel formare in quell'anno, nell'84, il primo anno del college di Mr. Wernham a Maidstone. And he was our main teacher. E lui era in quel momento l'insegnante principale. And he would have us in the classroom and then bring us across into the treatment room, and we would see patients being treated, which I don't think anywhere else does or has done, and certainly don't do now. That they treat, you see people being treated over a period of 2, 3, 4 years. Long-term constitutional treatment. With a purpose. Yeah. E certamente disse era una situazione molto inusuale, nel senso che John Wernham ci insegnava in classe, ma allo stesso tempo continuava a portarci in clinica e avanti e indietro dalla classe, perché in quegli anni vedevo persone, dice, incredibili, nel senso come pazienti, persone che lui seguiva da anni, e fu una delle rare occasioni di vedere veramente negli anni l'andamento dei trattamenti costituzionali. Questo era lo scopo almeno che lui aveva in mente. Ah no, it's just because you had the light on the face. No, but that's still not showing what's on the screen. Ah, non gli fa vedere quello che c'è sullo schermo. For some reason, it's not showing what's on the screen. Sai perché tu? Poi dai una aggiustata. Maybe it needs an adjustment. It needs something. I keep thinking. There he is. Yes, that's it. Well done. Eh? So, what was I? We're talking about Yes, the constitutional. long-term treatment. Ma adesso poi si sposta. Let's stop it. In the winter. Qui dove vivo io dici in inverno. Freddo però. C'è freddo It's something that he always used to say, that people don't know what to do after 6 treatments, that they're not taught what to do after 6 treatments. Dice, oggigiorno mi sembra aver capito, le persone hanno meno, si aspettano molto dopo pochi trattamenti, parlava di 5-6 trattamenti. And it's something that it took me a long time to understand that the truth behind that is only when I started getting students coming from other colleges, and if they were genuinely interested, they would come and say, I don't know what to do next. And E questa abitudine, diciamo, a lavorare in pochi trattamenti si vede in maniera chiara quando vengono degli studenti da altri college che lamentano il fatto di non sapere come andare avanti nel trattamento, non so cosa fare di altro, no? Mi sembra di aver fatto tutto, ma non so cosa fare di altro. And they didn't. The truth was they had no idea. Once they'd gone through that initial 5 or 6 treatments, they hadn't a clue what to do. Ed è vero, effettivamente dopo questi pochi trattamenti molta gente non aveva già a quel tempo, dice lui, l'idea di come proseguire nel curare le persone. Because the gross, and I use the term gross as lesion, had been dissipated, if you like, and they had no idea how to feel a lesion, or what a lesion was, or how to progress that through long-term treatment to deal with the constitution of the patient or an established disease process. Questo perché la maggior parte della gente, dice già a quel tempo, parla degli studenti, no? Non avevano, nonostante fossero in grado di riconoscere che la maggior parte della lesione, della grossa lesione, dice lui, era stata risolta, ma non erano in grado di capire come andare oltre a questo, per stabilizzare, per creare un recupero costituzionale del paziente. And you'd show them a technique, a simple leg rotation, say, oh yeah, we can do that, and you'd want to drag them away from the patient when they started. They hadn't a clue about what they were doing. It was just, there was no thought behind it.
Parlando in particolare della leg rotation, dice lui, questi studenti non avevano idea di cosa servisse, quali fossero le sue peculiarità, per cosa venisse impiegata. And Burnham used to always give the example of painting, and he had a portrait that was done of himself, and would say that the difference between an artist and somebody else is the artist has a plan in their head, while the person just picks up the brush and just daubs at it. E Mr. Werner ci diceva sempre a quel tempo che la differenza tra un artista e un dipintore era che l'artista aveva un piano in mente, cioè aveva un progetto in mente, il dipintore semplicemente imbrattava le tele. And it's a bit like somebody going into art class and being shown, there's a brush, there's a paint, you take the brush, you dab it in the paint, and you make a stroke, and that's artistry, compared to somebody who is prepared to learn the artistry behind it. And that's where most colleges stop, is at that point. There's a brush, there's paint. Ok, e questo è il punto, dice lui, nel senso che ci sono persone che vengono istruite per esempio a dipingere dicendo guarda qui c'è il pennello, qui c'è la tela, fai qualcosa, no? Fai una linea, fai un tratto. Non gli viene insegnato a progettare, a seguire mentalmente un processo, e questo è quello che avviene nella maggior parte delle scuole. Gli danno una soluzione molto veloce del problema senza imparare a progettare mentalmente. And the concept that it takes anything up to 2 years of concentrated attention to learn to do something as simple as a leg rotation is lost on most students. E il concetto, dice lui, che a quel tempo venne portato a noi nell'impiegare 2 anni, dice lui, per imparare la leg rotation, no? È un concetto che oggigiorno è perso dalla gran parte degli studenti, insomma, moderni. He used to always tell us that he followed Little John's method of teaching, which was to come in and to dictate, and for the student to write out what he was saying, because that way he thought something stuck in their minds. E lui John Werner seguiva il metodo di insegnamento di Little John, cioè lui entrava in classe e dettava tutto agli studenti che dovevano scrivere tutto, perché così diceva era più facile che tenessero a mente quello che lui voleva trasmettere. I'm pretty sure I don't agree with that, but all I used to get was writer's cramp from it and have to read it up afterwards. Non so, dice, ci sono totalmente d'accordo con questo, perché avevamo i crampi alle mani tutti i giorni e era particolarmente fastidioso. The other thing he used to do, which from the artistic side, and I can't draw for peanuts, was you put up a picture like that, hand out little pads and pencils and say draw that, and he'd go off and treat a patient. Then he'd check on us when he'd come back to make sure we had actually attempted to draw it. Un'altra cosa che lui era solito fare era darci un'immagine e darci il tempo per ricopiarla, un'immagine anatomica tipo un cuore, ce la faceva disegnare a noi, mentre lui andava a trattare il paziente. Quando tornava voleva vedere se avevamo completato il disegno in maniera corretta, per capire se siamo stati attenti. But despite those teaching, that method of teaching, in the classroom when he talked about patients and in the treatment room, his method was magic. Ma a dispetto, diciamo, di questi aneddoti così, se vogliamo anche un po' così, fantasiosi, però in classe e nella stanza, nella clinica, il suo metodo era magico. So how to get rid of this? Any questions? No? This blower machine is not happy. I'm going to have to ask you for your. Does it? That's what? Yeah, does it do? It won't be offended with a Windows system. Tu Gabri hai un computer Windows, vero? Well, Perché it'll read PowerPoint, won't it? yeah, I've got yeah. C'ho PowerPoint, yes. I don't think I'd like traveling this machine.
Don't worry. Sometimes happen, you know. I used to carry a suitcase full of books to lecture, and that's all those. Sono mai andati in Irlanda? Sul terzo superiore. Adesso qua di nuovo. Un tentativo di Google. Io l'ho scientifico. Ancora prima che fare qualcosa qua. Chris, do you know how to link some grains from Mexico? No, the buttons. This is from a 1943 American passenger. You were just I know, but I can't make it bigger because it's PDF. It doesn't quite. Okay, we put this one. I might actually be able to find it on this if that works. Well, I can read it out to you. This one. Or I can leave it do. I do tomorrow. You watch a movie instead. No? This one. Nope. Keep going. Pure va bene. Facciamo il triangolo. Pronti ragazzi, il paura la storia. Non si gira, va niente. I was looking over the old Academy yearbooks, which was when we were students, learning about all these old books, and the Academy yearbooks were fascinating. And we used to some of these. Si vuole leggere qualcosa della Academy Europe? Academy yearbooks. Academy Yearbooks, americano. And I was rereading some of them again there, and I came across this one from 1943. Questo è del 1943. And they still had some osteopathy in America back then. He says, I can see no excuse for our existence nor demand for our perpetuity if we do not continue to prove that by and large the great bulk of afflictions are influenced and caused by said perversions or lesions. In other words, if we don't pay attention to the osteopathic lesion, there's no reason for osteopathy to exist. In poche parole dice lui, questa quotazione del 1943 espressa dall'Accademia americana dice che se non riusciamo a capire, a prestare attenzione alla lesione, l'osteopatia non ha motivo di esistere. And Warren used to say that all the time, that we've got to believe in the osteopathic lesion. E Werner ripeteva costantemente che noi dobbiamo credere alla lesione osteopatica. Fryett is another great, he's a student of Little John. Anche Fryett, che era uno studente di Little John, Writing in the same journal, says, from time to time, ever since the beginning of our profession, articles have appeared in our journal discussing the value of drugs and their necessary uses.
Dito John, Frey scrive sempre, diciamo, a proposito del fatto che all'interno della professione si comincia a intravedere le discussioni per l'utilizzo appropriato o meno dei farmaci. This is back in 1943. Sempre attorno al 1943. He says, an epidemic of this kind broke out in the osteopathic profession 2 or 3 years ago. E questa epidemia, disse, è entrata violentemente nella professione osteopatica 3 anni fa, quindi all'inizio anni 40. And we get that from time to time, this new miracle cure comes, and so we have to replace our osteopathy with it, if we do any osteopathy. E questa cosa miracolosa, dice lui, dell'avvento si è ripetuta negli anni come qualcosa che potesse, al tempo era vista come una cosa che potesse aiutare gli osteopati. He says, subsequently this epidemic spread to the Journal of Osteopathy and even to the editorial page of the Journal of the American Osteopathic Association. E questa epidemia, dice lui, è stata diffusa attraverso i giornali osteopatici del tempo all'interno della professione. Because on say immediately after I had read the editorial of the Journal of the American Osteopathic Association, he picked up the Journal of the American Medical Association. E disse, a questo punto sembra quasi che i giornali dell'Accademia Osteopatica siano stati fotocopiati o abbiano preso spunto dai giornali dell'Accademia Medica. It says that the first article was on the toxicity of drugs. Il primo articolo è stato a proposito della tossicità dei farmaci. And the writer stated, all drugs are poisons. This pharmaceutical action must be remembered. This was in the American Medical Association at that time. Perché, ecco, dice lui, non dobbiamo dimenticare che questi argomenti furono discussi inizialmente anche dall'Accademia Medica nel senso di definire la tossicità dei farmaci, nel senso che l'Accademia stessa nelle prime pubblicazioni dichiarava che questi farmaci hanno un grande potere tossico e questo deve essere ricordato. So we have that the osteopathic profession looking towards the miracle drugs which come out and trying to, we're not even trying to justify their existence, just capitulating and saying, oh, we can't treat that anymore, we can't treat this, we mustn't treat acute conditions, we mustn't treat fevers, that the drugs are better at it than we are, so let them do it. Cioè sembra che in questo momento, all'inizio degli anni 40, la professione osteopatica comincia a guardare a queste miracolose droghe, farmaci, dice Chris, come qualcosa che possa essere di maggior valore rispetto al trattamento osteopatico nelle condizioni acute, nelle condizioni febbrili, e quindi è un po' come a perdere fiducia nelle proprie capacità, rinunciare a fare qualcosa. Because I want to say that drugs modify or obliterate symptoms. Perché sappiamo che i farmaci modificano o obliterano i sintomi. Hippocrates is said to have advocated treating the patient, E sappiamo che già Ippocrate dichiarò di trattare il paziente, whereas his opponents, who became the olive of today, treat the disease and the symptoms. che è all'opposto, diciamo, se vogliamo, come concetto oggigiorno espresso dai medici di trattare le malattie attraverso la cura dei sintomi. Then he asked the question, why do they talk of Hippocrates as being the father of medicine when they went in the opposite direction to him? E disse, ma perché se il padre della medicina dichiarò dall'inizio questa cosa, la professione ha preso una strada totalmente diversa. He says that Hippocrates would rather be called the father of homeopathy and the great-grandfather of osteopathy. Perché noi consideriamo, dice Ippocrate, non tanto il padre della medicina, ma il padre della omeopatia e il nonno dell'osteopatia. Anyway, the real osteopath uses who uses real osteopathy treats the patient instead of the symptoms. This is 1943 this article was going on. It was going on before that, it's going on still today. A real osteopath who uses real osteopathy treats the patient. It's a well-worn phrase, but it's got truth in it if that's what we actually do. E disse lui, già nel 1943, queste citazioni, che la vera osteopatia, la vera osteopatia tratta i pazienti with the real osteopathy use. If we use real osteopathy rather than just
collection of Ok, dice lui, techniques. se voi usate la vera osteopatia, l'osteopatia reale invece di una serie di tecniche, allora dice lui è più facile che riusciate a gestire queste patologie, questi disturbi. Then we treat the patient. E quindi noi trattiamo il paziente. And the symptoms are our friends. E i sintomi sono dei nostri amici. And Freud goes on to say that if you got a patient whose symptoms had been covered up, obliterated or obstructed by drug treatment or other treatment, Freud diceva che se voi avete un paziente i cui sintomi sono stati obliterati o mascherati dal trattamento farmacologico, he would be hesitant in what he could do. He wouldn't be able to give a prognosis until he had got to the stage where he could trust the symptoms. dice non è facile trattarlo perché finché non arriva alla fase, diciamo, in cui praticamente si disintossica dai farmaci e va tratta, vuol dire che è a fiducia dei sintomi, in poche parole, e non riuscite ad avere la verità dal trattamento. The symptoms are the vital force talking to the patient, E i sintomi rappresentano la forza vitale che parla al paziente, telling the patient there's something wrong with this machine you call a body, this vital machine you call a body, which you are misusing in some way. Please do something about it. e che non è altro, il sintomo non è altro che il corpo che vi parla come macchina dicendovi aiutami perché c'è qualcosa che mi sta arrivando male o sta andando male, aiutami. The symptoms are our friends because they tell us how to treat and where we're going with our treatment. I sintomi sono nostri amici perché ci dicono come trattare il corpo e come sta andando il trattamento. And if the underlying rhythmic system is responding, E se il sistema ritmico sottostante risponde, if it is increasing in rhythmicity and becoming more silky smooth in its expression, e se sta esprimendo una migliore ritmicità e sta diventando più silky smooth, come lo traduciamo, più morbido, then you know you're going in the right allora direction. sapete che andate nella direzione giusta. Vi sta dando degli spunti per interpretare il percorso del paziente. The other thing Wernham used to insist on is, particularly with certain lesion areas, which we'll come to in the mechanics, that you don't touch them directly until they start talking to you. E quello che Mr. Werner ci diceva è che in particolare con certi tipi di lesione, di cui ne parleremo poi a proposito della meccanica, non riuscite a individuarle, dice lui, fino a quando non cominciano a parlare con voi, cioè a esprimersi sintomatologicamente. Remember, in particular, in my own case, about 2 years into treatment, weekly treatment for approximately 2 years, E particolarmente per quanto riguarda il mio caso, con un trattamento che è durato più o meno 2 anni, it was at that point that he corrected my dorsal lumbar junction. e disse a quel punto: adesso ho corretto la tua dorso lombare, dopo 2 anni. Not before it. No, prima. And even that was done almost indirectly. E anche questo fu fatto quasi in maniera indiretta. But you wait until the vital force is asking you to do it. Doesn't mean you neglect it, and this is the hard part to grasp in classical osteopathy. Questa è la parte più dura da prendere in un'osteopatia classica. Is between specific work and general work. Perché sta tra il lavoro specifico e il lavoro generale. There's nothing general in general work. It is highly specific. Perché non c'è niente di generale nel lavoro generale, è altamente specifico. But it is not this bit, then this bit, then this bit. Ma It's non è integrated. fatto da un punto, un altro punto, un altro punto, è un lavoro integrato. And to be able to, when you put your hands on a patient, to pick up the lesion, Per essere in grado, quando toccate un paziente, di capire la lesione, to start a dialogue with that lesion state and the vital force as you're working, per cominciare a dialogare con la lesione e capire e dialogare con lo stato della forza vitale, and to carry that through from one treatment to the next, e per trasportare, per andare avanti da un trattamento all'altro con questo dialogo,
To get the patient on your side. Per avere il paziente dalla vostra parte. And the old phrase that Little John used to use and Wernham as well, to get the patient to give the body back to itself, to stop interfering, and this is why treatment is made in the beginning. Come si esprimeva sia Little John che John Wernham a proposito di favorire che il paziente riprenda o riabbia il corpo, diciamo, il suo proprio corpo, per interrompere la condizione di paura che il paziente ha, che mostra con i sintomi. It's negative in the sense that you're trying to get the patient to stop doing what they've been doing up to that point that's got them into trouble. È interessante riuscire a far capire al paziente di cercare di modificare quello che usualmente fanno, che mantiene il problema. And you're trying to respond to the body's needs by not imposing things on it. You're not telling it what to do, you're listening to what it needs and trying to respond to them. E questo è interessante perché lui dice, cercando di dare al corpo quello che serve senza imporlo, ma cercando di dialogare con il corpo, una sorta di come anche Wernham diceva spesso, di persuasione, vi ricordate? Okay. This isn't the right one. Yeah. You want to... No, this isn't the right presentation. It's a couple of the other ones. So, if you have any questions, you can please ask. C'è qualche domanda che volete fare? You can just scroll. That's only open. What was this one? You want me to show again? Yes, because it didn't look as if it had the modifications that I've made to it. Okay, so we've actually the other ones again, maybe I will just Is not this one? no, I've added a couple of other slides in that I wanted, and they're not on that one. So let's go back to the let's try this one. This one? Shouldn't be. No? Obviously didn't save it, but Close this one. anyway, let's start with that one. No, that's not that one. Anyway, let's start with Henry's lines. You want me to put it on the screen? Yeah, you just push this one when you want to keep going. So, any questions or C'è qualche domanda finora, ragazzi? Abbiamo visto questa idea quindi di vecchio stile, se vogliamo, diciamo che... Yeah. I think this one's the best. You've all seen these pictures. Yes. Yeah. And our introduction to them from Wernham was, there it is. Questa figura è stata introdotta da Mr. Wernham. These lines are implacable and must be obeyed. Queste linee sono implicabili. And that was it. That was our introduction. Questa è stata l'introduzione. Quello che ci disse Wernham quando ci mostrò questa figura, disse queste linee sono implicabili, sono implicate, e questa era tutta la sua lezione, insomma, non ci dice altre cose. And if Wernham told you something must be obeyed, it must be obeyed. There was a command in his voice that you just didn't dare disobey.
Che obey cosa vuol dire? Obbedire. Obbedire. Questo, ok, come un comandamento, insomma. Ecco. So we would look at these charts and wonder, Noi che guardavamo queste figure e ci chiedevamo, what do they mean and where did they come from? cosa volessero dire, da dove venissero. Now, if we go back in history, the Victorians were a funny bunch of people. Se torniamo indietro nella storia, the Victorian, sorry? The Victorians. All'epoca vittoriana, It was a great mechanical age. ci fu un'età meccanicamente importante, questo meccanico vuol dire, And they were fond of making grand statements. ed era un'epoca in cui si creavano grandi citazioni, vuol dire, no? So we find in Gray's Anatomy and the American equivalent Girdish's Anatomy pictures of the spine. In quest'epoca troviamo sia nell'anatomia del Gray che nel corrispondente Garish, che è l'anatomia americana, delle grandi, queste immagini importanti della colonna. And I put these ones in because that term has reappeared. The 4 pyramids of Girdish. I hadn't heard that for years and now it came up again. E ho preso queste perché qui già Garish parlava di queste 4 piramidi, appunto le piramidi di Garish. And you find it sounds grand. It sounds like must have some meat in it, some meaning. Sembrava che fossero grandiose, che avessero un significato importante. So he basically said, and this is from it's the same in the Gray's Anatomy. E lo stesso c'è nell'anatomia del from here. Yeah, just that paragraph. Ok. La stessa cosa c'era nell'anatomia del Gray. La visione frontale presenta i corpi delle vertebre che diventano, che si allungano, diciamo, dall'asse alla prima toracica e dalla quarta toracica al sacro e diventano più strette dalla prima alla quarta toracica e dalla prima sacrale alla punta del coccige. Così 4 piramidi si formano, ma la superficie totale come area dei corpi aumenta da sopra verso il basso al sacro. I corpi sono più larghi nella colonna cervicale e nella colonna lombare, dove il movimento è più libero. And that's it. That's all he said. That's Grace, he says much the same. E Grace disse gran parte della stessa cosa. And no practical value, Ma just a description. è una descrizione che non aveva nessun valore pratico. And I found a reference which I've lost, but I'll find it again sometime. I'm still talking about these pyramids and putting them into some context, Ho treatment-wise. trovato negli studi anche still in qualche contesto riferirsi a queste 4 piramidi, ma senza una grande attinenza poi pratica. Just an aside to it, they talk about the curves in the spine, Anche parlavano delle curve della colonna. and do you know what a chord of a curve is? Of a curve? The chord? The chord is Sai? it's where the 2 ends of, if you take a curve being part of a circle, it's the line that joins the 2 ends of it. Ecco, it's like The geometric the term. strip in the arrow. È la corda del cerchio, quando viene E parlavano anche appunto delle corde, no? livello Che geometrico. sottendevano gli archi. But they talk of the 4 curves in the spine and the chords of those curves being in the same plane and forming the center of gravity line. E parlavano di queste corde, diciamo, che stanno tra i 4 archi, come allineate e formanti la linea centrale di gravità. But if you try to draw that the way they describe it on any of the illustrations they have, it doesn't make any sense at all.
Ma se voi provate nelle illustrazioni che loro presentavano a disegnarle, non ha senso, non ha nessun senso. So it was just pure, an anatomist looking at something said, how can I put words on it? Nothing more than that. Però sembra che fosse stata più che altro una spiegazione anatomica fine a se stessa, senza nessuna applicazione pratica, perché non aveva senso. And then come along these strange creatures called osteopaths, E quindi poi arrivarono delle persone strane chiamate osteopati, who say, look at the spine from a different point of che view. guardarono la colonna da un punto di vista diverso. Said you had still putting some practical value on those triangles and pyramids. E già Steele cominciò a mettere più valore, diciamo, a questo concetto delle piramidi e dei triangoli. And so the history, let's just digress a little bit. That these lines come from a gentleman called Clifford Elmore Henry. Queste linee in realtà, che applicate poi da noi, vengono storicamente da un tedesco, Deutsch, A young version of him there. è da un tedesco che si chiamava Henry, questa è una foto sua da giovane. He came up with them, he saw the value of them, and he kept them alive for us. Otherwise they'd be totally forgotten. He saw the value of what this. Of the mechanics. Okay. Lui intravide il valore della meccanica e fu grazie a John Werner se venne capitalizzato questo percorso fino ai giorni nostri. Otherwise they'd be totally forgotten and lost to us. Altrimenti sarebbero state completamente perse questi concetti, dimenticati. So if you cast your mind, this is Clifford Elmore Henry a little later on in his life. E questo è Henry un po' più vecchio nella storia. He has the compulsory osteopathic beard. Ha la barba obbligatoria per gli osteopati. No osteopaths here, no? Non c'è nessuno osteopata. Già qua. I can't imagine shaving. It just seems like such a... C'era da un'altra parte la barba. Però dice non immagino le ragazze con la barba, ecco. Anche loro c'erano dall'altra parte. Va più di moda. Ops. Vabbè, pizzetto. But if you cast your mind back to those pyramids of Girish and these osteopaths reading anatomy books and coming across this, which sounds as if it has some good geometric, mechanical meaning behind it. Ma dice, se partiamo dai concetti di Girish e cominciamo a vedere come furono ripresi dagli osteopati, introducendo però un significato più ampio a questi concetti che erano abbastanza scevri di significato. And still infusing in them the idea that everything in the body has a purpose and is designed for a purpose. So there must be something in this rather than just a three-line description by an anatomist. E Still infuse nella professione l'idea che qualsiasi struttura del corpo fosse disegnata per uno scopo preciso e cominciò quindi a dare l'idea che queste linee avessero un senso più ampio rispetto a quelle disegnate da Girish. Henry was described as somebody who had a vision, who could take a concept and make a leap without being able to describe how he got there. Henry fu descritto come una persona che aveva una capacità visiva, ecco, di immaginare, però mi sembra di capire senza poter forse focalizzare, forse prendere premio le visioni, quello che lui immaginava. His father ran a drugstore, so he's a pharmacist by nature. And this was Suo his papà aveva una farmacia, quindi lui era sicuramente addetto come farmacista. That's him in the anatomy lab. I like this picture. Mi piace questa immagine perché mostra Henry nel suo lavoro intenso di dissezione They took their anatomy seriously. e si vede come sono seri nel loro lavoro di dissezionatori. He studied medicine. Sicuramente studiò medicina, questo lo sappiamo. This is in the chemistry lab. Questo è il laboratorio di chimica. But
He was with the Pacific College, I think. I can't remember. And he wrote extensively for the magazines that Little John published, the Osteopathic World in the Journal of the Science of Osteopathy. E lui scrisse molto anche nei giornali pubblicati da Little John al tempo in cui pubblicò negli Stati Uniti i suoi giornali scientifici osteopatici. So they were friends. That's a caricature drawing of Little John. Anyway, they were friends, the two of them. They knew each other. Henry and Little John. Henry and Little John. E sappiamo che Henry e Little John erano amici, si frequentavano. Henry was a great advocate of the general treatment and wrote that he didn't see any case where you shouldn't use the general treatment, but again I think he thought of it in the same terms as Little John. But there's nothing general in the general treatment. Sappiamo che Henry fu particolarmente vicino a Little John e fu un particolare promotore del trattamento generale, ma scrisse anche a proposito del fatto che il trattamento generale non significava trattamento generico, cercò di evidenziare questi aspetti. And the two of them, Henry, I haven't found any of his original charts, but he would have taken the anatomy description there that I showed you of Gerrish, which is one-dimensional on one point in the spine, one aspect of it only, and looked at the spine as a whole with the articulations, the ligaments, the shape of the bodies, the shape of the articular facets, the pull of the muscles, and he would have taken this overall view of them, and that's where the lines came from. Ecco, dice, lui quello che fece fu prendere degli spunti di Gerrish e però integrarli in una visione più tridimensionale, nel senso che inglobò i concetti relativi alla forma delle vertebre, alla forma dei dischi, alla dimensione dei legamenti, in modo tale da contestualizzare meglio le linee nel rispetto di queste entità anatomiche. And I'll come to where they were first published in a few minutes, but I want to show a short video of one of Vernon where he gave a much deeper explanation of what we're looking at when we look at the mechanics. So, yeah, can we play this one? Dice, voglio mostrare un video di Mr. Duerna del tempo in cui io studiavo che vi spiega questa cosa. This was all integrated into my presentation, but it's not at the moment. Yeah, okay, That's why hopefully this will work. The volume is very low, so you need a speaker somewhere. Non abbiamo gli speaker, vero? We don't have. No speakers. No here. Oh. Si alza il È a volume. manetta. Ah, è a manetta. È a manetta. Anche qua, sì. Well, you can translate that, can't you? I can't really hear. He's drawing the spine. That's the spine. Sta disegnando la colonna And then the polygon of forces. e quindi i poligoni di forza. And they can have copies of this, and they don't need a filament. Possiamo avere una copia di questo, no? They will not be disobeyed, or implacable. Sono implacabili, disse, non disobbediranno a questa regola. They must be obeyed. Devono essere obbedienti. Yeah. Then he's also saying, what have we got on one side of that? We've got the cerebrospinal sympathetic forces, this rhythmic forces which we can't Da see. una parte abbiamo questo cerebrospinal sympathetic force, queste forze simpatiche del liquido cerebrospinale. Questa ritmicità intendeva. And in between those two, those invisible forces and invisible mechanics which we can't see, we've got the spine. Tra queste invisibili forze e questa invisibile meccanica, in mezzo c'è la colonna. Però ringraziamo. And it's the balance between those two that we work with all the time. Ed è in questo equilibrio tra questi due aspetti che noi lavoriamo tutto il tempo.
the influence from the visceral life and the cerebrospinal life in the spine and the body. L'influenza tra la vita viscerale e il liquido cefalo-rachidiano. On the one side, the influence from the mechanics on the other side, which we have to live with. Yeah? E dall'altra parte l'influenza della meccanica con la quale noi dobbiamo vivere. And the spine in between, E la which shows colonna you what's in going on. mezzo e oscilla da un aspetto organico a un aspetto meccanico. And that's what we're dealing with in treatment. È quello di cui noi ci occupiamo nel trattamento. It's that balance. It's not just, the spine isn't an inanimate object. It shows you that picture of what's going on between those two. E la colonna non è una struttura inanimata, ci mostra continuamente cosa sta avvenendo in questi due aspetti fluidici, se vogliamo, e meccanici. This is the manifestation. How do I get this one back up again on the screen, just from there, presentation? Yeah. Hey, good. So, anyway, back to the first mention of them. Journal of the Science of Osteopathy. Quindi vediamo storicamente le prime apparizioni del lavoro di Henry. Volume 1, number 5, October 1900. Le prime menzioni appaiono nel primo volume, numero 5 dell'ottobre 1900, del giornale della scienza dell'osteopatia. And it was in connection with Smith's Osteopathic Physical and Diagnostic Chart. Smith was another C'è sicuramente una connessione con la carta diagnostica fisica di Smith. And well, it said this chart exhibits pictorially. Well, you can read that. Sì, questa carta esibisce sia dal punto di vista pittorico che regionale le significati diagnostici delle relazioni vertebrali con il sistema simpatico. Illustrates the mechanical and scientific basis of osteopathy. Illustra la meccanica e le basi scientifiche dell'osteopatia. That's what the chart was trying to do. Questo è ciò che questi diagrammi cercano di mostrare. Forms the basis of diagnosis of abnormalities as well as assisting in proper attitude and positioning for the body during physical examination. Formano le basi, diciamo, per la diagnosi delle anomalie, così come assistono nella propria attitudine e posizione del corpo durante la valutazione fisica. Spinal column is set forth as the most important regional point in human anatomy. La colonna vertebrale è così costituita come la parte più importante nell'anatomia umana. A little bit of play on words in the next one. The framework of the body structure is set forth as the backbone of health and disease. L'intelaiatura, diciamo, della struttura ossea è così costituita, diciamo, come backbone, cos'è? L'osso sacro sarebbe? No. Backbone, cos'è? Backbone in your spine. La colonna, sì. Generalmente la colonna, ecco. Per la colonna nella malattia e nella salute. A bit of a play on words, but I mean it states it quite clearly. Sono delle illustrazioni, diciamo, delle quotazioni che chiariscono alcuni aspetti. And then, Non ho capito bene questo punto. L'ultimo, set forte. Can we repeat the last sentence about the backbone? Perché mi sembra che sia un punto chiaro, non l'ho capito. Set backbone che non vuol dire. Cioè, la framework è l'intelaiatura, diciamo, delle strutture ossee. if in English you say, have you got a backbone? The backbone of something is the bit that holds it up, the whole. Cioè, vuol dire, in Inghilterra c'è una espressione che dice hai il backbone, cioè hai le palle, vuol dire hai la colonna, cioè sei ben piazzato sulla. So sei forte. it's a bit of a play on words. The body structure, which includes the spine, is the backbone or the key point in health and disease. So it's
a play on words. È un gioco di parole, dice lui, che sta a dire che la colonna, nel senso di struttura portante, è implicata nelle malattie e nella salute. Come noi diciamo senza spina dorsale. Sì, senza spina dorsale, bravo. Bravo. È la stessa cosa, credo. Last bit, which it says there, the lines and triangles of Dr. C.E. Henry illustrate the mechanical and scientific basis of osteopathy. E quindi le linee e i triangoli illustrati dal dottor Henry illustrano la meccanica e le basi scientifiche dell'osteopatia. And should furnish splendid hints in the diagnosis of abnormalities as well as assisting, etc. E dovrebbero fornire uno splendido prospezione, diciamo, nella diagnosi delle anomalie come nella assistere anche, quindi nel rendere applicabile, persistere nelle posizioni del corpo durante la valutazione You fisica. can imagine, in those days they did charts, they would have been good, more than A1 size, a double A1. You know what an A1 size chart is? Your A4 page? You know the size of a page? A4? Ah, i page, sì. A2, Immaginate la A1. dimensione dei fogli A4, A3. Yeah. So these would have been probably about this size by that size chart. Queste carte erano di questa dimensione che lui ha parlato adesso. Quindi la And it dimensione. would have various different sections on it showing the nervous system, E in the varie posture, sezioni mostravano il sistema nervoso, la muscolatura, the arches of the spine, and gli archi della Henry's colonna lines. e le linee di Henry. And this is what is the first mention that I can find of. This is when it was published. E questa è la prima menzione che io ho trovata, che probabilmente non è neanche pubblicata, che probabilmente è stata pubblicata. And it was, this is the osteopath that we did the chart, Smith, who couldn't put it all together. E questo Smith fu colui che mise assieme, diciamo, queste idee e realizzò le carte proprio. And we're glad to see this mechanical side strongly emphasized. A lot of times in osteopathic teaching it isn't. We're mechanics, and yet we don't learn mechanics. And that's strange. Dice lui, è strano che in osteopatia non si apprenda di solito una buona meccanica. E quindi dice lui, a questo punto siamo orgogliosi di vedere questo lato meccanico fortemente enfatizzato. So Henry came up with these, still saw the value of them. They would have been taught in the Chicago College, but one of Still's early students was Friot. Sappiamo che Henry uscì con queste nozioni, Still cominciò a intravedere il valore, furono riprese a livello del college a Chicago, e qui sappiamo che Friot raccolse queste informazioni. And Friot took Lovett's work, E Friot prese un sacco di lavoro of the physiological movements of the spine, saw the flaw in Lovett's work and corrected it and presented what we now know as Friot's laws of physiological motion. Sappiamo che Friot pescò, dice lui, gran parte del suo lavoro da queste nozioni e poi mettendo insieme altre nozioni uscì con quello che noi oggi conosciamo, le leggi di Friot. And you've all covered Friot's laws, and they, from an educational point of view, they're very good. Sappiamo che dal punto di vista educativo le leggi di Friot sono buone, They're very simple, sono semplici, not simplistic, but simple, non semplicistiche ma semplici, and easy to teach in the sense of, if you do this, this happens. This is what normally happens. If you side bend, it will rotate one way or the other depending whether you're in the body's control or the facet's control. e dice lui sono facili da insegnare perché hanno una nomenclatura molto semplice, spiegano attraverso dei movimenti semplici cosa avviene in certe attitudini. So they're very, from an educational point of view, very seductive. Sono seduttive da un punto di vista educativo. So if you can imagine trying, do we teach Henry's lines, which are very ephemeral, or Friot, and Friot is teaching there,
you can imagine everything moved towards Freud's laws of spinal motion as being the cornerstone of the mechanics. E quindi immaginatevi proprio questo processo che, passando dalle linee di Henry, che erano complesse e complicate, verso le leggi di Freud, che erano molto più semplici, come il processo di apprendimento degli studenti e anche l'orientamento delle scuole si è andato in quella direzione, enfatizzando appunto l'abbandono delle linee di Henry verso le leggi di Freud. And Henry wasn't taught in Kirksville, he was nobody picked up on this except Little John. Little John brought it back to England with him, but he also integrated both of them, Henry's lines and Freud, into his mechanical teaching. Warnham kept that and all got that, and we have it today. Henry wasn't taught in Kirksville. You know, he didn't teach in Kirksville. He would have been a medic, and so he'd have been seen as being out there from the Kirksville side of things. So they weren't going to pick it up, apart from the fact that it would have been hard to teach. You see, all these politics come into it all over the place. Oh, yeah, of course. It's the story. Sappiamo che Henry non fu istruito, non fu uno studente di Kirksville. Sappiamo che fu amico di Little John. Sappiamo che Little John portò le nozioni di Henry in Inghilterra, ma assieme a queste portò anche le nozioni di Freud, e Mr. Warnham prese tutto questo materiale, diciamo, da Henry attraverso Little John fino a Freud e le riassunse in quello che oggi noi conosciamo come meccanica, diciamo, che è espressa dalle carte che abbiamo noi. But they are hard to teach. Warren found it very hard to teach, to get across the principles. But he was so adamant that these lines were not just important, but must be obeyed in the mechanical side, that he instilled it in some of his students. And it is a difficult concept. Sappiamo che Mr. Warnham fu, ai tempi miei, dice, era molto impegnato a insegnare duramente i principi, però allo stesso tempo aveva una grande considerazione di queste linee e della loro responsabilità ad obbedire, dice, no, alle leggi meccaniche, e queste idee, soprattutto in alcuni di noi, vennero instillate in maniera profonda. This is just to prove that Mr. Warnham was once young and could climb on things. That's him during the army, in the army, doing his photography thing. Questa immagine che mostra le capacità di Mr. Warnham, giovane e, diciamo, coinvolto nella seconda guerra mondiale come fotografo ufficiale della Royal Army. Sì. So anyway, what have we got in terms of these lines? Quindi dice, cosa abbiamo in termini di queste linee? And what are they? E cosa sono queste linee? If we start with the very basic mechanics, that we have this thing called gravity. Se cominciamo da un aspetto meccanico semplice, che sappiamo essere la gravità, no? We have in any object a center of gravity line, something which holds it. Can't get it balanced. If you balance it on the center of gravity, it will stay in one place. If you go off it, it will fall. Center of gravity line. Il semplice concetto della linea di gravità, qualsiasi oggetto che noi maneggiamo, se vogliamo che mantenga un equilibrio, dobbiamo gestire la sua forza di gravità, la linea centrale di gravità. The center of gravity line represents two things: the force of gravity and la linea centrale di gravità rappresenta due cose: la forza di gravità and the reaction of the forces which counteract that and hold it upright. e la reazione delle forze che, diciamo, che rispondono, se vogliamo, alla forza di gravità stessa. So we can do all sorts of things with that force. We can resolve it into different E quindi components. sappiamo che noi possiamo risolvere questa forza in differenti componenti. And generally in mechanics, I mean, if we've got, say, for example, a bridge, Generalmente in meccanica, se noi abbiamo per esempio un ponte and we've got the buttresses which hold it up at either end,
E se abbiamo due superfici, due entità che sostengono il ponte stesso, we have the force which goes down into that buttress, sappiamo che abbiamo le forze che vanno in questo appoggio, and generally then we would resolve that into two forces which are perpendicular to each other, and in mechanics that's what they do. It makes sense to do that. e generalmente abbiamo una risposta, diciamo, che è rappresentata da due forze che vanno in senso perpendicolare tra di loro a bilanciare la forza a peso. So then you know what forces you have to apply in those to stop the bridge from. E quindi noi conosciamo anche che forze dobbiamo applicare contrariamente a questa direzione per fermare il movimento di apertura del ponte. And they're called, those forces don't interact because they're parallel to each other. They don't have a component in each other's direction. Non hanno componenti, non si controbilanciano queste forze perché hanno delle direzioni opposte, So if you look at somebody, opposte diverse. particularly the spine, what holds the spine upright? What stops it from falling down? Se passiamo alla colonna, cos'è che tiene la colonna nella sua funzione operativa? Cos'è che impedisce che la colonna crolli su se stessa? And we have two major forces, or groups of forces, which act on it. In the Abbiamo body. due tipi di forze che agiscono su questa struttura. We have the cavity pressures. If you breathe in, it gives support to the spine. La pressione della cavità che quando noi respiriamo dà un supporto alla colonna. And then we have the articular tension, the tension within the articulations, which when you breathe out, they take over what's holding the spine. E abbiamo la tensione delle articolazioni della colonna. Quando voi espirate, sono queste articolazioni che fermano il crollo della colonna. And these two forces, the components, are obviously related to each other. One, E chiaramente queste due forze, o componenti di forze, sono relazionate l'una all'altra. so they're not going to be parallel, are not going to be perpendicular to each other if we draw that. Non potrei quindi disegnarli in senso perpendicolare perché sono forze che si bilanciano e si integrano tra di loro. So that's all we've done with this central gravity line, is resolved it into two components. Quindi quello che avviene con questa linea centrale di gravità risulta nelle sue due componenti, PA line and AP line. che noi chiamiamo PA line e AP line. One which has got mostly to do with cavity pressures, and the other got mostly to do with the articular tension. Una delle quali ha a che fare maggiormente con la pressione nelle cavità, mentre l'altra ha a che fare maggiormente con l'integrità articolare. And if we take the PA line E se prendiamo la linea posteriore anteriore, and divide it into two la dividiamo in due parti, components, due componenti, then we've got the pyramids. abbiamo quindi una piramide. And why do we divide it into two? Because the components of the cavity pressures react on the primitive baseline and on the shoulders, more so than the articular tension. So that's how it's done. E perché la dividiamo in due? Perché questa a sua volta, diciamo, risponde alle reazioni che abbiamo nelle due diverse cavità, quindi una cavità inferiore e una cavità superiore, se ho ben capito. And I keep saying more than because they are they're not parallel forces, they're not perpendicular to each other, they have components in each other's. E dobbiamo mantenere questa visione particolare, integrata, dicevi, perché sono linee non parallele, sono linee che hanno delle componenti, sono linee che interagiscono una con l'altra. So that they're not independent. Non sono, they are not, They're not independent. non sono linee indipendenti. It doesn't mean that one line, this represents only that and it's got nothing to do with it, it's got nothing to do with the cavity pressures, it's all to do with the articulation. They don't. They're a way of interpreting how the body works in the different parts of it, how they work. Dice lui, quindi questo porta a considerare che essendo non indipendenti non significa che una linea sia strettamente correlata alla funzione articolare, l'altra strettamente correlata alla funzione delle cavità, ma perché hanno un'interazione continua, possono interagire anche su queste funzioni diverse. So, any questions on that so far?
C'è qualche domanda finora? C'è qualcosa che volete chiarire? Anche su quell'altro, I like no questions. quell'appoggio della linea della curva del ponte, arriva una forza laterale e una forza verticale, ma c'è una linea che congiunge i due vettori di forza. Insomma, in orizzontale, i due punti di appoggio, questo o quell'altro, ok, c'è una linea poi Qua in mezzo? qua in mezzo. In che senso c'è una linea? Questo spinge di qua e questo spinge di là. E allora può E venire, scomponi in due può componenti. venire il crollo, quindi una linea ci deve essere. No, non può venire No, fuori la perché non lo risultante sostiene. Ci deve essere per forza. No, lui ha detto, no, questo non è risolto, lui ha detto che questo è un ponte che manda delle forze in questa direzione, alle quali tu capisci dove devi opporti per non farlo crollare. Ok, quindi mancano, lui non ha disegnato. Yeah, it's talking about the bridge. this diagram, or drawing, as it says, because we have two bases and a bridge, there must be something between the two bases. There's a river. C'è il fiume. C'è il fiume, dice in mezzo, no? Ma la forza agisce al centro della So curva. you have a bridge. To get that bridge to stay up, if you just put it on two blocks, the blocks go apart. It has to be. What it's based on here must be strong enough to resist that force. If you put it on a swamp, it'll just sink. And there must be a buttress stopping it from sliding backwards. That's what engineers do. Dice no, qui fa conto che ci sia un fiume, questo è un ponte su un fiume, tu devi scomporre le forze che il ponte esercita su questo appoggio e quindi trovare una base, un appoggio sotto questo pilastro che risponde esattamente alla quantità di forza. Perché se tu appoggi questo pilastro su una palude, dice lui, sprofonda, la stessa cosa avviene in questo senso qua. Okay? Just to illustrate how engineers usually work in perpendicular forces, these components don't overlap. Questo è il modo di farti capire come gli ingegneri lavorano nelle forze perpendicolari, studiando le componenti, come scompongono le forze. I vettori di Whereas in the body we're not dealing with independent forces, they have a component in each other. È un esempio semplicistico perché poi nel corpo non abbiamo a che fare con forze indipendenti, abbiamo delle componenti di forza, più complesso. Faccio però un esempio semplice per andare verso un esempio più complesso. Le linee sono dipendenti l'una dall'altra. Sì, non puoi separarli. Non sono linee indipendenti, non sono linee indipendenti, they are not independent, sono reciprocamente dipendenti. Ok. Altre domande? Well, just to get over where did these lines come from, that's all they are, is a resolution and a way of looking at how we respond to gravity. Ma dice è semplice vedere queste forze e la loro risoluzione sta nel modo in cui noi rispondiamo alla forza di gravità. And the two components of cavity pressures and articular tension. E chiaramente in relazione alle due componenti, a quella che regola, diciamo, gestisce le cavità e quella che regola l'integrità articolare della colonna. And then we mustn't forget E non dobbiamo dimenticare that the body is a living thing, and all of those forces that go to make up cavity pressures and articulation, articular tension, have the cerebrospinal side in them, the visceral life forces in them, the sympathetic forces, all of those forces that Werner was talking about, the squiggly line, things we can't see. They're all components of that. E dice non dobbiamo dimenticare che questi, forse è il passaggio più complicato, è non dimenticare che questi diagrammi rappresentano comunque o tentano di rappresentare un organismo vivente e come il Mr. Werner avete visto nel video cercava di far capire nel disegno, ci sono queste componenti aggiuntive, il decorso del liquido cefalorachidiano, la vita viscerale, il sistema nervoso stesso, diciamo, con le sue direzioni di forza, aggiungono delle componenti di forza al sistema
non è quindi di per sé statico, ma come avete visto dal diagramma è una fluttuazione tra la meccanica e la vita organica, in mezzo c'è la colonna. You can see why it becomes so much easier to hell with this, we'll just teach Five's laws. Sì. Yeah, but I think you need both of them. You need to understand the mechanics of it. And this simple diagram that I've drawn with the PA and the AP line and the cavities gives an idea of that interplay that's between them. Sono state poste, diciamo, in questa maniera semplicistica perché altrimenti si sarebbe persi nella discussione, no? Però dice, dobbiamo cercare di capire che dietro a questa trasduzione grafica c'è una complessità molto più ampia. All of this is very good, but how do we use it in treatment? Has it any value? How does it relate to lesions? Ma però dice, tutto questo è molto bello, no? Ma come noi utilizziamo queste idee nel nostro trattamento o capiamo meglio la lesione attraverso questo? It's a typical osteopathic lesion. È la tipica lesione osteopatica. Domanda, perché prima ho parlato di Fraiette e poi dopo praticamente la cosa sarebbe finita, però in tutto questo contesto le lesioni Fraiette avevano abbastanza di valore. You mentioned Fraiette before for a while, but in this context, Fraiette laws are a little bit less important. No, they both are important. Understanding both are important. This is an overview of the body as a whole. Questa è no, non è proprio così, dice, sono entrambe importanti queste idee. Questa è una revisione del corpo nel suo insieme. Whereas Fraiette's laws take us down into how the spine itself reacts mechanically in certain situations. Mentre Fraiette è più rivolto allo studio prettamente scheletrico, se vogliamo, della risposta ai movimenti, ecco. Però hanno valore. È singolo elemento però, non determinati. Anche della globalità, perché ha descritto anche delle leggi, diciamo, delle lesioni quelle in neutralità, per esempio, sono di più segmenti, no? But, the big question is it a benefit to the modern osteopath who just wants to crack things? Ma dice, queste idee che beneficio hanno nell'osteopatia moderna, dove siamo più che altro rivolti a craccare le ossa? Good neck adjustment. Un buon aggiustamento del collo. Sono di valore secondo voi? Postgraduate teaching how to put the head back on afterwards. So, there's those. Vi fa vedere Make un your po' patient see stars. fa vedere un po' di... Siete bene le stelle. Sì, fa vedere le stelle al paziente mentre lo tratta. Anyway, so just to recap on that, center gravity line. Vediamo un attimino di nuovo il concetto della linea centrale di gravità. That's how the body stands up. Different types of postures, how it adjusts. Because we still stand up, we've adjusted to these forces, so it's how we adjust and how we're going to trace that back that's important. E quindi, siccome noi comunque stiamo in piedi, e capire un po' il modo in cui stiamo in piedi e capire il modo in cui la forza di gravità ci permette di stare in piedi. It's more than just a line, it's a reference point for normal movement. È molto più di una linea, è un punto di riferimento per il movimento. And if we go back to our embryology, Little John is always going back to embryology for everything. Tornando all'embriologia, perché sappiamo che Little John tornava indietro all'embriologia per spiegare qualsiasi fenomeno. One of the first things that the body or the embryo does is lays down a central line for reference for everything else. La prima cosa che avviene a livello embriologico è la formazione di una linea centrale, diciamo, di riferimento per qualsiasi cosa. So you get this axial process of the primitive streak and the primitive node. E quindi, come dice qua, da un nodo primitivo si estende un tubo, diciamo, attraverso l'ectoderma, sotto l'ectoderma, nella direzione opposta al bozzo primitivo. And we end up end of that with this thing called the notochord. E questo termina poi nel processo, diciamo, di sviluppo nella formazione della notochorda. But basically what it is a reference point. Here's a center line, here's your reference point, here's your midline.
il messaggio è quello che è importante. Biologicamente avviene inizialmente una formazione di una linea centrale attorno a cui si sviluppa poi la vita, come punto di riferimento, come dire questo è il tuo punto di riferimento, questa è la tua linea di riferimento, da qua parte il tuo sviluppo. And some embryologists and anatomists say that the remnants of the notochord are found in the nucleus pulposus of the discs. E alcuni neurologi, mi sembra di capire, dicono di aver trovato tracce della notocorda nel nucleo polposo dei dischi intervertebrali. Scusa, non ho capito. Alcuni neurologi Dicono di aver trovato, stanno mostrando pubblicano di aver trovato delle tracce di notocorda nel residuo e nel nucleo polposo dei dischi intervertebrali. This notochord is the key to embryonic folding and regulation of ectoderm, mesoderm, and differentiation. Vediamo che la notocorda è centrale, diciamo, alla piega embrionale e alla regolazione, regola la differenziazione tra ectoderma e mesoderma. And a lot of times what we're doing is trying to re-establish that midline in a person. E quello che facciamo noi è cercare di ristabilire questa linea centrale nel nostro paziente. Gran parte del nostro lavoro è quello. And this wonderful chart that you see just illustrates two extremes of posture. It does not all posture, it's just two extremes. E questa immagine ci mostra i due estremi posturali, se vogliamo. I think Mr. Worlam's wife used to describe this one as trying too hard to get ahead and giving up hope. One's trying too hard to get ahead, the other's hope. Can't be bothered anymore. But they're two extremes, and what happens mechanically. E Mr. Werner li descriveva anche non soltanto come espressioni posturali, ma come espressioni comportamentali, se vogliamo. Questa qua tipologicamente di sbattere la testa in avanti, e questa qua invece di crollare su se stessa. So what was the purpose of this diagram when it was first done? Qual è stato lo scopo iniziale nella produzione di questi diagrammi? It was to illustrate, to give the osteopath a tool to illustrate and educate the patient about the importance of posture. Lo scopo primario dell'autore fu quello di dare all'osteopata uno strumento per contribuire all'educazione posturale del paziente. Unfortunately, osteopathic education has got so poor that it's now used to educate osteopaths about the effect of posture. Ma dice, l'educazione negli anni è così degradata che neanche gli osteopati ci sono educati alla loro postura, vuol dire, no? And in all, we must never forget that osteopathy and medicine is an art. It was always called the art of medicine. It is an art form. And we are artists. Non dobbiamo dimenticare che l'osteopata è una forma d'arte. Lui dice anche il medico è una forma d'arte. L'osteopatia e la medicina sono forme d'arte, noi siamo artisti. And we're working with the body, but we're also working with somebody who lives in the body, or should live in the body. Some people don't actually live in their bodies. Dice, perché lavoriamo con un corpo, ma anzi lavoriamo con qualcosa che vive nel corpo, dice, forse dovrebbe vivere nel corpo, qualcuno ha un corpo vuoto, dice lui, no? We have to educate the patient about their use of the body. Dobbiamo educare il corpo all'utilizzo il paziente all'utilizzo del corpo, and posture, and how they have contributed to their own ill health. e fargli capire come loro hanno contribuito nel tempo alla loro condizione di scarsa salute. And in all great sciences, the art always precedes the science. Always. The science tries to catch up and tries to explain what the artist has already done, not the other way around. Evidence-based medicine is a pharmaceutical invented fallacy. Lui dice che la scienza ha sempre cercato di spiegare quello che gli artisti hanno proposto, mentre dice lui la evidence-based medicine è qualcosa che è stata inventata dalle farmaceutiche, ma è qualcosa di assolutamente folle, dice. Just to put that in context, my background is
the equivalent of a master's degree in statistics and in sample design. So I know what I'm talking about when I say that their evidence is garbage. But anyway, that's Mi another dice, siccome story. per darvi un'idea del mio background, io vengo da un master degree, quindi una laurea importante in statistica e io ero impegnato nello studio di disegno sample Campioni. campioni, bravo, disegno di campioni, e quindi so come la ricerca e la pubblicazione di evidence based quanto sia, dice lui, spazzatura. There was a piece published recently which asked the question, just I'm going aside here, but what percentage of medical-based treatments meet their own criteria for evidence-based medicine? What percentage would you think it would be? The Allora lui question was dice, asked. la domanda che vi chiedo è quanto secondo voi la medicina attuale sposa, in che percentuale, ecco, sposa i criteri della evidence-based medicine. And this was published in I think it was in the Lancet. So what percentage would you put on it? Che percentuale metteresti? By their own standards now we're looking at, not osteopathy, their standards. Però dal loro standard, dice, è una pubblicazione fatta sul Lancet, And dice, their analysis of it. e c'è un'analisi basata su questo. 93, 95. Quanto? 93, 95%. 15%. 15%. 15, not 50. 15, yes, 15. That's their analysis. Questa è la loro analisi. Imagine what our analysis is. Yeah. Anyway, that's an aside. Back to the patient and educating the patient. This is a typical patient. Tornando al paziente, all'educazione del paziente, questo è un tipico paziente. And you have to get him to see what he's doing to affect his body. Dobbiamo fargli capire quello che sta facendo per andare e come va a disturbare il corpo. Another typical patient. Un altro tipico paziente. And so we have to try and get those people to see what they're doing and to stop. And at the beginning, Warren used to say this all the time, in the beginning treatment is negative. And I said, what? Negative sounds so negative. Why are you being negative? Perché sappiamo che Mr. Werner ci diceva sempre che l'inizio del trattamento è negativo. But it's negative in the sense that the patient must let go. È negativo perché il paziente deve imparare a lasciarsi andare. I can still remember it was like the third or fourth treatment from him when he was doing the arm movement and he let go of it. My arm stayed up there. He looks at me and says, "What's your arm doing up there?" "Well, you put it there." "No, I didn't." "Well, I didn't put it there." We had this argument. Let go. Si ricorda Mr. Werner quando gli stava facendo il terzo o il quarto trattamento, insomma, che nel sollevare il braccio a un certo punto lo lasciò e lui restava là e si arrabbiò e disse: "Ma cosa stai facendo? Molla il braccio." "Ma io non sto facendo niente." Dice: "Ma come no? Non vedi che lo tieni alto?" Insomma, c'era una continua lotta tra di loro perché lui non si lasciava andare. And sometimes you can spend half a dozen treatments or more just getting that point across to the patient. E a volte spendeva anche metà del trattamento per arrivare al punto che voleva lui di rilassamento del paziente. Anyway, just to finish off this little bit, and going back to Little John, this is typical Little John. We're talking just as an example of how he saw things working in the body. Taking a displacement of the fifth dorsal vertebra, for example. Tornando a Little John, dice lui, per fare un esempio della sua idea, cosa può portare per esempio una dislocazione, un deragliamento della quinta dorsale. Gives irritation in the region of the fifth dorsal. Quindi una irritazione locale. So you get irritation of the blood supply, irritation of the spinal nerves in the region. E chiaramente un'irritazione della vascolarizzazione e della innervazione. A lot of times in osteopathic thinking, that's where they stop in terms of the effect of the osteopathic lesion. Molto spesso gli osteopati purtroppo oggigiorno si fermano all'aspetto primario della lesione osteopatica, nel senso di superficiale. But anyway, the spinal nerves carry the irritating impulses to the sympathetic nerves. Ma noi sappiamo che il sistema nervoso trasporta segnali irritativi
presenza di lesione al sistema nervoso simpatico. Because we're in the splanchnic area. If you had the splanchnic areas to the great plexus, the solar plexus. E siccome qui siamo nell'area splanchnica, possono arrivare fino al plesso solare. And from there, you know, the solar plexus being the center for rhythm within the body is distributed out from there to the general rhythmic system and will settle down in the plexus which has the least vitality. So it could be anywhere. E dice, siccome il plesso solare è il motore, dice lui, dell'attività ritmica del corpo, chiaramente questa irritazione della ritmicità si trasporta agli altri plessi che mostrano una minore vitalità, una minore ritmicità, d'accordo? So a specific lesion, Quindi da una lesione specifica there's no such thing non è soltanto quella cosa lì, because it's taken by the body and integrated into the whole body at some point, and its effect can be very distant from that. e dice non dobbiamo fermarci lì, questa lesione locale ha degli effetti molto più ampi che possono manifestarsi anche in maniera molto lontana. And what happens if we take that specific lesion and do something specific to it? E cosa succede se noi prendiamo questa lesione specifica e facciamo qualcosa di specifico in quel punto lì? That abnormal rhythm has been integrated into the whole general rhythmic system and has been distributed to the organ and plexus of the least vitality. What happens to that? E questa ritmicità che viene, diciamo, disturbata viene portata agli organi e ai plessi che hanno una minore ritmicità, e cosa succede a quel punto lì? That's where we have the lesion. Qui è dove abbiamo la lesione, It's being distributed around to the organ of least vitality. si distribuisce tra gli organi di minor vitalità You've got a return cycle. e questi a loro volta creano un circolo vizioso di ritorno. Now, if we have used highly specific technique, I don't care whether it's HVT or Okay. Sutherland technique or Jim Jealous or anybody else, it's highly specific technique here. Se noi abbiamo utilizzato una tecnica specifica, non voglio distinguere tra alta velocità, tra strain o qualcosa d'altro, ma specifica in quell'area lì, This return cycle will try and recreate this. If the force we've used is so great that we've corrected that, it'll cycle deeper and deeper within the system. e se la forza, e ti ritornerà, diciamo, no? Ma se la forza che abbiamo utilizzato è così forte da aver corretto questa lesione, allora il circolo vizioso prenderà delle vie più profonde nell'organismo. And this is where the beauty of the general treatment comes in, where you feel that lesion, you feel its rhythmicity within the whole body, and you take that and work with it through the whole session that you're working with. You better translate that, otherwise I'll keep going. Dice, qui viene l'importanza del trattamento del body adjustment, nel senso che voi individuate la lesione, valutate le relazioni di questa lesione con il mondo organico e cominciate a interagire con questa lesione da lontano. It's about integration. E ha a che fare con l'integrazione. We've got to be able to follow that abnormal rhythm right through and talk it into, to have a dialogue with it, to get it to come back to correction. Noi dobbiamo avere la capacità di interagire con questo ritmo alterato, cercare di avere un dialogo, diciamo, un dialogo con questo ritmo, cercando di persuaderlo a cambiare. Little John said somewhere, and again I've lost the reference unfortunately, that to go and do, and I'm paraphrasing, to do a specific correction and leave it for the body to integrate that, that's chiropractic, and he said, I will have none of it. It was as strong as that. You've got to do the work beforehand, integrate the specific, and then do the work afterwards. Otherwise you create more harm than good. Dice lui, c'è una frase di Little John che ci ha ricordato come il lavoro locale è un lavoro di tipo chiropratico
e non ha nulla a che fare e non è una cosa che riguarda noi, dice. Noi invece cerchiamo di integrare più che andare a correggere localmente. So, just another little thing which I'm sure you've heard. In the case of the involvement of a portion of an arch, we treat the whole arch. Questa è una cosa che sicuramente avreste già sentito. Se abbiamo un coinvolgimento di una porzione dell'arco, articoliamo l'arco nel suo insieme, globalmente. Which makes sense. Che ha senso, no, da questo punto di vista. Now, arches. Number of ones to be noted. What time do you take a break after? Half a break? Must be time for a break. Facciamo una pausa, ragazzi. Ok? Sì.